Cibus-Tec 2023, siamo ora allo stand di Minimotor in attesa di incontrare Andrea Franceschini, CEO dell'azienda. Minimotor è un abitué di questa manifestazione. Chiaramente, come sappiamo, c'è stato un fermo di 4 anni. Cosa te ne sembra di questa edizione? Sicuramente è una grande edizione, come è stato anche negli anni pre-Covid, ma i nostri dati sono assolutamente di alto livello, perché si sono approcciati ancora maggiori player, nuovi clienti di grande spessore, clienti esteri, molto più che in passato, quindi vuol dire che l'Italia sta richiamando veramente sempre di più buyer internazionali, a dispetto magari di altre nazioni europee, ma soprattutto parlando con gli organizzatori sta aumentando di un 20% l'apporto di visitatori pre-Covid, quindi sicuramente questo è un grande segnale anche di risveglio del mercato, perché effettivamente oramai abbiamo visto che nel secondo semestre del 2023 c'è stato un rallentamento un po' a livello globale. Sicuramente l'Italia e la Germania, che sono le due locomotive d'Europa, ne hanno risentito di più. Logico che la tecnologia, comunque l'innovazione, la farà sempre da padrone a dispetto di qualsiasi crisi mondiale. Quindi questo 2024 tu come lo vedi rispetto al nostro settore? Sicuramente momenti di crisi sono grandi opportunità, ma bisogna sicuramente porre grande rimedio e migliorare i prodotti che si hanno nella propria gamma, ma allo stesso tempo è una grande opportunità, perché tutta la parte ingegneristica di grandi aziende che normalmente sono occupate nella parte produttiva si dedicano a progetti nuovi, quindi questo per chi fa tecnologia è una grande opportunità. Un grande stimolo. Assolutamente sì, e da questo punto di vista Minimotor cerca sempre di essere, diciamo, pronta per supportare i clienti con nuove tecnologie. A questo livello ci siamo spinti, abbiamo allargato l'integrazione con tutta una gamma di cambio formati, compatti di grande potenza, economicamente vantaggiosi, mantenendo sempre la qualità Minimotor, che produce da quasi 60 anni motoriduttori, quindi diciamo che nell'ambito dell'ingranaggio ci siamo e abbiamo tutta la filiera in mano, perché bisogna anche dire che da quest'anno Minimotor ha un terzo plant dove ha riunito tutti i macchinari automatici robotizzati, è un vero e proprio impianto 4.0, abbiamo tutta la filiera in mano, quindi dalla barra andiamo a produrre tempra, rettifica, dentatura e finitura, esce il componente finito che poi viene assemblato nella nostra sede storica di Bagnoli Impianti. Allo stesso modo abbiamo portato all'interno anche tutto quello che è la filiera dell'avvolgimento, quindi l'avvolgimento viene fatto sia a mano che in maniera automatica direttamente nei nostri impianti. Al di fuori di componenti palesi come possono essere il cuscinetto e il magnete, tutto l'altro viene fatto assolutamente all'interno di Minimotor. Questa è una grande opportunità anche per il futuro, perché abbiamo accresciuto ancora di più la nostra potenzialità produttiva. Quindi una Minimotor in costante crescita che assicura sempre tecnologia made in Italy di altissima qualità. Assolutamente sì. Tornando invece al 2024 dal punto di vista fieristico, quali sono le vostre pianificazioni? Le nostre pianificazioni sono prossimamente qui a novembre SPS Norimberga, dove facilmente presenteremo anche un nuovo prodotto di una dimensione maggiore, sempre a livello integrato. Poi faremo a febbraio Los Angeles ATX, che oramai è diventata una fiera di riferimento nella parte west degli Stati Uniti, e a seguire subito a marzo Anuga FoodTech, che conosci molto bene, e poi SPS Italia, Chicago, Pack Expo e così via. Allora, insomma, io ti ringrazio intanto per questa intervista, Grazie ringrazio Minimotor e rinnovo l'appuntamento con Andrea Franceschini, come di consueto, ad Anuga FoodTech 2024. Grazie a tutti.